Ciao, sono Giulia e vi do il benvenuto nel settimo e ultimo episodio dei vlog del mio viaggio in Giappone. La nostra giornata comincia a Kamakura, ci siamo subito incamminati verso il tempio Zenirei Benten. Qui le persone sono solite portare monete e banconote per lavarle nell'acqua sacra del fiume, così da ottenere fortuna economica. Era un ambiente molto tranquillo, immerso nella natura e mi è piaciuto moltissimo. Ci siamo poi diretti alla Sedera, un altro bellissimo tempio immerso nel verde, tra muschio, bambù e laghetti con le carpe. Ne eravamo lì per un altro motivo. Salendo alcune scale si arriva infatti ad un bellissimo punto panoramico dove è possibile ammirare Kamakura dall'alto con le sue bellissime spiagge, una vista davvero pazzesca. Siamo poi scesi verso il Goryo Shrine, anche stavolta per un altro motivo. C'è infatti questo punto in cui la metro di superficie attraversa la strada, con il vagone che compare tra il verde delle foglie e sembra un quadro. Siamo quindi rimasti lì per parecchio tempo ad aspettare che il vagone arrivasse prima da un lato e poi dall'altro.
Dopo ci siamo diretti verso una spiaggia che si trova vicino all'Inamuragasaki Station. Le immagini parlano da sole, il mare era bellissimo e c'era anche una bellissima atmosfera. Spettacolo, che mare! Non so che dire, è un paradiso terrestre, fortunatamente non preso d'assalto dai turisti. In video non rende, ma siamo anche riusciti a vedere il Monte Fuji. Questo è stato uno dei pranzi più buoni, ho mangiato uno sgombro delizioso. La serata si è poi conclusa a Yokohama, ma non ho riprese perché era molto buio. Finalmente. Abbiamo girato mezzo Giappone per trovarli. Vai giù. Alla fine. Rosa. È un rosa. E Melody. Stupendo, non ho dormito, ho chiuso occhio per vedere questo momento. Che bella! Ci ha preso un attimo la mania del gioco d'azzardo perché io dovevo trovare il mio Keroppi. Il penultimo giorno è stata una giornata di shopping. Ci siamo immersi nei quartieri di Shinokubo, la Koreatown di Tokyo, e poi abbiamo passato la maggior parte della giornata a Shibuya. Ognuno aveva i propri interessi e la propria lista di cose da acquistare. Spicy. È molto giusto. Salvadoro mi dovrebbero fare, altro che grazie. Finalmente siamo qui. È pieno di gente, però va bene. Fare Luca Comics. Per vivere il nostro momento Nana.
colazione dei signori che ho fatto con soli 60. Dopo una cena pazzesca in un ristorante thailandese, la mia amica ci ha portato a vedere il famosissimo incrocio di Shibuya dall'alto. È stato un bellissimo modo per concludere la giornata. L'ultimo giorno qua a Tokyo, il tempo non ci accompagna, forse è triste anche lui, ma sono molto soddisfatto. Solo mentre editavo questo video mi sono resa conto che nel nostro ultimo giorno abbiamo sbagliato il tempio da visitare. Volevamo infatti andare all'Orinji, ma quello che si vede nel video è l'Ojoji, esattamente dall'altro lato della strada. Mi sento davvero stupida a non essermene accorta prima, anche perché tutti quanti eravamo d'accordo sul fatto che il tempio non fosse come ce lo ricordavamo dalle foto. Vorrà dire che ci toccherà tornare in Giappone per un terzo viaggio, chissà. Emozione. Siamo degli alieni, però esperienza. Abbiamo poi fatto un giro a Nakano Broadway e la serata doveva concludersi ad Odaiba, la baia di Tokyo. Purtroppo però il tempo non ci ha assistito, c'erano infatti un vento fortissimo e la pioggia. Ciao amici! E così abbiamo salutato questa Tokyo buia e piovigginosa con un ultimo nigiri del Konbini. Andiamo via, si torna in Italia, 15 ore e siamo a Roma. È stato un bel viaggio, siamo ampiamente soddisfatti. Sembra passato un mese, in realtà solo 15 giorni, quindi abbiamo vissuto intensamente. Voglio tornare alla mia vita. Qualche gaggia in aeroporto per consumare le ultime monete che c'erano rimaste e si parte.
Grazie per averci accompagnato in questa splendida avventura. Ci vediamo presto qui sul mio diario digitale. Ciao!